Bene ragazzi, ben ritrovati, continuiamo a parlare degli Stati Uniti d'America, riepilogo velocemente le cose che ho detto alla fine della lezione precedente. Abbiamo visto che il primo presidente eletto degli Stati Uniti d'America è George Washington e viene rieletto anche nel 92, quindi per 2 mandati George Washington, che si dichiarava indipendente, però era appoggiato dall'unico grande partito che esisteva, che vinse le elezioni senza molta concorrenza, il Partito Federalista, quello che riuniva tutti i grandi personaggi della rivoluzione americana, i padri della nazione americana, sia quelli del nord come Franklin oppure Hamilton, sia quelli del sud come appunto lo stesso Washington oppure Jefferson, d'accordo? C'è un compromesso tra gli uomini del sud e gli uomini del nord, compromesso che abbiamo visto portò anche alla rifondazione costituzionale con la nuova Costituzione federalista che dava più poteri allo Stato centrale. Il problema, l'abbiamo visto, è che Washington, pur essendo uno del sud, lasciò tutta la sua politica economica al suo ministro dell'economia, ufficialmente ministro del bilancio, Alexander Hamilton, che era un newyorkese, banchiere, uomo d'affari appunto del nord. Harrington, come abbiamo detto nella lezione scorsa, fece una politica totalmente favorevole agli interessi del centro-nord e rafforzò lo Stato, a volte anche forzando quello che diceva il 10° emendamento alla Costituzione. Rafforzamento dello Stato centrale e protezionismo per imporre le merci prodotte industrialmente dal nord erano cose collegate, d'accordo? Perché per vendere le proprie merci quelli del nord ai consumatori del sud avevano bisogno di mettere dazi contro le merci in ingresso degli inglesi, quindi per fare questo c'era bisogno di uno Stato forte, ma anche per creare un'economia industriale al nord c'era bisogno di un rafforzamento dello Stato che detenesse un'unica politica monetaria, un'unica politica di bilancio, un'unica politica economica. Il sud, abbiamo visto, non era assolutamente d'accordo col protezionismo, col rafforzamento dello Stato, preferiva il libero commercio internazionale perché esportava materie prime di piantagione, prima tabacco, poi successivamente cotone, all'Inghilterra in cambio di merci, quindi i piantatori del sud avevano più interesse a ottenere merci dall'Inghilterra in cambio di tabacco piuttosto che a comprare merci americane degli stati del nord. Vi ricordate c'è stato anche il problema del debito pubblico pagato soprattutto dal sud, dei titoli di Stato che favoriscono gli speculatori del nord, insomma una politica sfacciatamente a favore degli interessi del centro-nord. Quelli del sud, molti degli uomini del sud non ci stanno, in particolare Jefferson nel 1702 promuove la scissione dal partito federalista, la rottura del partito federalista. Lui fa una scissione e fonda un suo partito, il Partito Repubblicano Democratico. Attenzione, il Partito Repubblicano trattino democratico viene chiamato in vari modi, a volte anche democratico trattino repubblicano. Per noi il più corretto è questo, Partito Repubblicano Democratico, che poi a un certo punto, magari vedremo anche quando, prenderà solo il nome di Partito Democratico e attenzione, è l'attuale Partito Democratico statunitense. Quindi gli Stati Uniti si dividono, c'è il Partito Federalista, resta un partito che prende voti quasi esclusivamente dal centro-nord, mentre il Partito Repubblicano Democratico di Jefferson, partito sudista che prende voti quasi soltanto al sud, è il partito schiavista degli interessi del sud che vogliono mantenere negli Stati Uniti le caratteristiche di una società rurale e agricola, non trasformarsi in una società industriale, d'accordo? Attenzione, il fatto che Jefferson sia a lungo a capo di questo partito repubblicano democratico schiavista, favorevole alle piantagioni del sud, non deve però offuscare l'immagine di Thomas Jefferson. Thomas Jefferson è un uomo di cultura, era personalmente contrario alla schiavitù, l'abbiamo detto l'altra volta, anche se possedeva schiavi, come tutti i piantatori virginiani. Fondò l'Università della Virginia
Ancora adesso la sua splendida villa neoclassica che lui stesso progettò, perché tra le mille cose che Jefferson faceva c'era anche l'architettura. Ancora adesso la sua villa Monticello in Virginia si visita, è stata recuperata, ristrutturata, è un grande polo di attrazione turistica, la residenza immensa, bellissima di Thomas Jefferson a Monticello in Virginia. Le uniche cose che in realtà non sono state ricostruite, non so se i turisti lo sanno, sono le gabbie all'esterno dove vivevano gli schiavi. Jefferson credeva davvero in un ideale da antico romano per cui la libertà poteva essere praticata soltanto da persone coltissime, gentleman rurale che non lavorava, faceva lavorare i braccianti o gli schiavi, aveva questa idea di libertà rurale, diciamo, ecco, con i ritmi lenti di una società agricola, mentre invece per lui l'industrializzazione, lo spirito di profitto, il capitalismo tipico degli stati del nord, degli Stati Uniti, portavano una degradazione dell'uomo e della cultura. Insomma, comunque nel 1796 i federalisti, che ora sono diventati nordisti, riescono ancora a eleggere un proprio uomo con pochissimi voti di vantaggio, John Adams, presidente federalista. Però nel 1800 noi abbiamo la svolta. Nel 1800 lo stesso Jefferson, l'ho già scritto qui, viene eletto presidente degli Stati Uniti, quindi il partito federalista viene sconfitto, il partito repubblicano democratico di Jefferson vince, lo stesso Jefferson diventa il terzo presidente degli Stati Uniti d'America. Jefferson che viene riconfermato, vedete, per il secondo mandato 1804-1808, e quindi l'Ottocento si apre con il trionfo del Sud, del partito sudista di Jefferson. Questo avrà come conseguenza una conseguenza molto significativa, cioè il fatto che d'ora in poi il governo centrale non farà più gli interessi del centro-nord, farà gli interessi del sud, dei piantatori e dello schiavismo del sud. Gli Stati Uniti come grande potenza industriale dovranno aspettare, cioè l'industrializzazione degli Stati Uniti nella presidenza Jefferson e di altri presidenti, vedremo, repubblicano-democratici come lui, l'industrializzazione degli Stati Uniti viene ritardata. Il governo fa di tutto per mantenere, diciamo, l'aspetto rurale e agricolo, per favorire le piantagioni del sud e per non finanziare assolutamente le strutture industriali del nord. Anche, attenzione, anche il processo di rafforzamento dello Stato federale, dello Stato centrale, avrà una battuta d'arresto, d'accordo? Jefferson, peraltro, anche lui, in contrasto con i suoi principi, crea delle istituzioni statali, federali, centrali che non sono previste dalla Costituzione, perché nel 1803, se non vorrei sbagliare l'anno, Jefferson istituisce la Corte Costituzionale. Non esisteva nella Costituzione la Corte Costituzionale come la Banca Centrale. Quando fu istituita la Banca Centrale da Hamilton, ministro di Washington, Jefferson strepitò, disse che è una violazione della Costituzione, però lui stesso poi, anche lui, creò un'istituzione centralizzata che nella Costituzione non era prevista, cioè la Corte Costituzionale. Certo Jefferson lo fece perché comunque la Corte Costituzionale, lui che teneva molto ai diritti dei cittadini, diritti individuali e non certo al potere dello Stato che rischiava di schiacciare i diritti individuali, la Corte Costituzionale ovviamente andava nel senso di difendere i diritti dei cittadini, abolendo, annullando le leggi incostituzionali, d'accordo? Ad ogni modo abbiamo comunque la prevalenza del sud. Attenzione, perché i sudisti iniziano a vincere le elezioni anche dopo Jefferson? Molti altri presidenti della prima parte dell'Ottocento saranno sudisti del suo stesso partito repubblicano democratico, a partire da
Madison. Madison era stato il vicepresidente di Jefferson e un suo amico, Madison, repubblicano democratico sudista, viene eletto 1808-1812 per un secondo mandato anche lui dal 1812 al 1816. Il Sud aveva più voti perché? Certo, perché, attenzione, l'economia di piantagione andava benissimo. A partire circa anzi dopo il 1790, cosa successe? Il Sud si arricchì ancora di più perché convertì quasi completamente le sue piantagioni di tabacco a piantagioni di cotone, d'accordo? In maniera definitiva nel 1801. Quindi a partire dal 1801 il Sud, che produceva prima quasi soltanto tabacco con il lavoro degli schiavi, adesso produce quasi soltanto cotone, minime percentuali anche di indaco e di riso, ma pochissimo, quasi soltanto cotone. Perché? Vi ricordate la rivoluzione industriale? Le macchine che avevano meccanizzato sia il processo di filatura sia il processo di tessitura del cotone permettevano ai grandi cotonifici industriali inglesi, che presto furono mossi da una macchina a vapore, di produrre una quantità enorme di cotone di gran lungo superiore a quella precedente, no? È l'effetto della rivoluzione industriale, abbiamo studiato con la rivoluzione industriale. Tra l'altro la meccanizzazione del cotone fu favorita proprio da un inventore americano, Eli Whitney, vi ricordate, che inventò la sgranatrice per il cotone. E quindi era possibile produrre tessuti di cotone in quantità enormemente superiore rispetto a prima nella stessa unità di tempo in Inghilterra. Ci voleva però il cotone grezzo, ovviamente c'era una richiesta enorme di cotone grezzo, dove abbiamo già visto la rivoluzione industriale, dove lo prendono gli inglesi, le industrie inglesi, il cotone grezzo, lo prendono dagli immensi territori della Virginia e degli altri stati del sud degli Stati Uniti, che poi si espandono spendendosi verso l'ovest, formeranno altri stati, li vedremo, anch'essi adibiti all'economia di piantagione. Quindi il cotone fa arricchire moltissimo il sud, e il sud esporta enormi quantità di cotone in Inghilterra, avendo in cambio merci inglesi. Quindi il sud continuano a comprare merci industriali dagli inglesi, non avendo strutture industriali, e non a comprare le merci dalle industrie del nord degli Stati Uniti, e quindi queste industrie si svilupperanno naturalmente lentamente e in ritardo. Quindi l'affermazione del cotone rilancia l'egemonia del sud e anche la schiavitù. Molte persone emigrano nel sud e si arricchiscono con il cotone, ma aumentano anche gli schiavi neri, d'accordo? Poi nell'Ottocento, siccome la tratta degli schiavi sarà vietata, gli schiavi comunque aumenteranno con un altro sistema, capite? Al sud li allevavano come gli animali, cioè costringevano gli schiavi a fare un sacco di figli, appunto, per avere più schiavi. Quindi aumenta anche enormemente il numero degli schiavi all'inizio dell'Ottocento. E vi ricordate che c'era quel trucco costituzionale per cui gli schiavi, anche se non votavano, facevano aumentare il peso elettorale degli stati del sud? Aumentando gli schiavi aumentavano i voti dei rappresentanti da eleggere negli stati del sud, e quindi anche per questo motivo il sud, il partito repubblicano democratico vinceva le elezioni. L'industrializzazione viene ritardata, è il sud che schiaccia il nord, un po' a sorpresa. Il progetto di un'America industriale forte, centralizzata, verrà accantonato naturalmente soltanto, diciamo così, per qualche decennio. E attenzione, un altro dei motivi per cui il Partito Repubblicano Democratico vince è che anche i pionieri, sempre più numerosi, che vanno verso la frontiera, alla conquista del West, e popolano i nuovi stati che vengono creati dal nulla, no? Stati che seguono l'espansione degli americani verso ovest. Attenzione, anche gli stati dell'ovest, anche i pionieri che si spostano a ovest in cerca di nuove terre, votano per il Partito Repubblicano Democratico per lo più.
E quindi questo è un altro motivo per cui il Partito Repubblicano Democratico si afferma alle elezioni, perché anche i coloni dell'Ovest, anche i pionieri dell'Ovest, erano contrari ad uno Stato centrale forte. Volevano che il potere dello Stato centrale non aumentasse più di tanto, esattamente come quelli degli Stati del Sud. Perché i pionieri dell'Ovest volevano massacrare, sterminare gli indiani oppure rubare illegalmente le loro terre stracciando i trattati che erano stati firmati. Questi massacratori di indiani, pionieri che andavano verso ovest, ovviamente incontravano sempre nuove tribù indiane con cui si scontravano, temevano, sono sicuro che l'avete già capito, che l'aumento di poteri da parte dello Stato centrale potesse in qualche modo frenarli, d'accordo? Lo Stato centrale avrebbe potuto dire no, le leggi si rispettano, i trattati si rispettano, non dovete occupare illegalmente le terre degli indiani, non dovete sterminarli, no, perché comunque è contro la legge. Gli Stati Uniti, c'è uno Stato centrale forte, avrebbe potuto mitigare, avrebbe potuto rallentare l'espansione verso ovest e soprattutto avrebbe potuto in qualche modo mitigare, ammorbidire i, delle modalità terribili con cui questo avveniva ai danni degli indiani. Ci sono alcuni aspetti, diciamo, della storia americana che sono poco conosciuti. Ad esempio c'è la guerra con gli inglesi. Voi direte, ma la guerra d'indipendenza, ne abbiamo già parlato. C'è un'altra guerra con gli inglesi, dal 1812 al 1814. Molti non lo sanno. Gli Stati Uniti entrarono in guerra con la Gran Bretagna, il loro principale partner commerciale. Perché? C'erano le guerre napoleoniche, no? Vi ricordate che c'era il blocco navale degli inglesi, c'era anche il blocco navale di Napoleone. Allora, che cosa succede? Che gli Stati Uniti si schierano con Napoleone, vogliono continuare a commerciare anche con la Francia, non rispettano il blocco che le navi inglesi nell'Atlantico cercano di imporre agli Stati Uniti con la forza. La Gran Bretagna non vuole che gli Stati Uniti commercino con la Francia napoleonica, c'è il blocco navale. Gli Stati Uniti non sono d'accordo con questo blocco, forzano il blocco, si schierano con Napoleone. Il risultato è che la Gran Bretagna invade per 3 anni gli Stati Uniti d'America e riesce a occuparne una parte, d'accordo? L'esercito di invasione inglese occupa gli Stati Uniti d'America. Nel 1814 questa guerra finisce perché ovviamente Napoleone viene sconfitto e si torna allo status quo ante, non cambia niente. Però questa guerra tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che è poco conosciuta, ci dice alcune cose. Prima di tutto, ricordate che vi ho detto che la Gran Bretagna ha preferito perdere la guerra, dare l'indipendenza agli Stati Uniti, pur non essendo stata sconfitta definitivamente. Questa è una controprova. Cioè, nel momento in cui Gran Bretagna e Stati Uniti fanno un'altra guerra, la prevalenza è nettamente della Gran Bretagna, i cui eserciti invadono tranquillamente gli Stati Uniti. Altra cosa, molti che non sanno niente di storia, per esempio è stato detto in relazione agli attentati delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, che gli Stati Uniti non hanno mai subito una guerra all'interno del loro territorio, d'accordo? Cioè che praticamente quell'atto terroristico contro le Torri Gemelle sarebbe stato di fatto un atto di guerra all'interno del territorio degli Stati Uniti. Molti dissero all'epoca, ma dicono anche adesso, gli Stati Uniti non hanno mai subito una guerra nel proprio territorio. Anche la prima, la seconda guerra mondiale l'hanno fatta fuori dagli Stati Uniti, anche la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, eccetera. Questa è una sciocchezza da parte di chi non sa la storia. Tra il 1812 e il 1814, come vi ho detto, gli Stati Uniti furono invasi dall'esercito britannico e quindi la guerra era sul loro territorio. Succede che si formano moltissimi nuovi stati. Attenzione, non bastava acquisire un territorio finché si formasse un nuovo stato. Un nuovo Stato veniva costituito e legalmente riconosciuto solo se all'interno di un territorio la popolazione superava una certa quota, d'accordo? Superava un certo numero, quindi a volte gli Stati Uniti acquisiscono dei territori che però sono spopolati. Quindi capite, sui territori acquisiti pian piano, lentamente si costituiscono nuovi stati, man mano che quei territori si popolano. Allora vi sono 3 stati che si costituiscono
poco tempo dopo l'indipendenza. Sono il Kentucky nel 1792, il Tennessee nel 1796 e l'Ohio nel 1803. Poi, attenzione, ci sono nuovi stati che si formano successivamente. Abbiamo la Louisiana nel 1812, vi ricordate la Louisiana con New Orleans era una colonia francese, parliamo della piccola Louisiana, l'Indiana nel 1816, l'Illinois nel 1818, Mississippi nel 1817, l'Alabama nel 1919. Vedete che molti di questi stati, attenzione, come Alabama, Mississippi, Tennessee o tanti, sono stati del sud, sono stati schiavisti in cui si espandono le piantagioni di cotone, quindi le piantagioni ottengono sempre più territorio, più terreno, man mano che i piantatori del sud si spostano verso ovest, vengono creati sempre nuovi stati sudisti con l'economia di piantagione. Altri di questi stati ovviamente sono del centro e sono del nord. Attenzione, la possibilità di espandersi enormemente verso ovest viene data anche dall'acquisizione della Louisiana, della grande Louisiana. Vi ricordate l'immenso territorio che apparteneva ai francesi lungo la valle del Mississippi, Missouri, tutto il centro degli attuali Stati Uniti? Vi ricordate che la grande Louisiana, con la fine della guerra dei 7 anni, con la pace di Parigi, non andò agli Stati Uniti, ma andò alla Spagna? Che succede? Questo immenso territorio al centro degli Stati Uniti, la grande Louisiana, per via delle vicende della rivoluzione francese di Napoleone, attenzione, la Spagna lo cedette alla Francia nel 1800 e Napoleone, attenzione, nel 1803 vendette questo immenso territorio della Louisiana agli Stati Uniti, perché Napoleone, questo era anche uno dei suoi limiti, pensava solo alla guerra continentale, aveva una strategia di prevalenza continentale in Europa e non si interessava tanto delle colonie. Quindi nel 1803 gli Stati Uniti acquisiscono un territorio immenso, la grande Louisiana che era stata francese, poi spagnola, poi francese di nuovo. Acquisendo la Louisiana nel 1803 gli Stati Uniti raddoppiano all'improvviso il proprio territorio. La grande Louisiana fu prima divisa in due, poi man mano su questo territorio si costituirono tantissimi nuovi stati, d'accordo? Per quanto riguarda la Florida, vogliamo essere precisi, anche però pignoli, la Florida, ricordate che anch'essa era andata alla Spagna, però nel 1783, alla fine della guerra d'indipendenza, con l'indipendenza degli Stati Uniti. Nel 1819 la Spagna, come la Francia aveva venduto la Louisiana, la Spagna vende agli Stati Uniti la Florida, quindi gli Stati Uniti si impossessano di un altro territorio che diventerà un altro stato. Ci sono stati poi molto piccoli, d'accordo, come per esempio il Vermont, stati proprio sulle montagne, no, del nord, del New England e così via. E quindi che cosa possiamo dire degli Stati Uniti? Arriviamo più o meno al 1860, anche se alcune questioni in realtà, soprattutto sullo schiavismo, gli stati schiavisti, verranno trattate in un altro ciclo di lezioni, ovviamente nelle due lezioni dedicate agli Stati Uniti, nella seconda metà dell'Ottocento, all'interno del ciclo di lezione che si intitola Stati-Nazione. Gli altri presidenti, abbiamo Madison, l'abbiamo detto, poi c'è il presidente Monroe, anche lui viene eletto per 2 mandati, dal 1816 al 1820, dal 1820 al 1824, d'accordo, viene rieletto Monroe. È l'ennesimo presidente sudista del Partito Repubblicano Democratico. Monroe è famoso per una cosa, per la cosiddetta dottrina Monroe, che sarà poi ripresa in futuro da qualcun altro, vedremo chi. La dottrina Monroe viene sintetizzata dal motto, dalla frase l'America agli americani. Cioè il presidente Monroe avvisa gli europei, dicono che gli europei devono lasciare gli Stati Uniti d'America, comunque non si devono più ingerire negli affari tra i popoli americani. Tutti i popoli americani, non solo gli Stati Uniti d'America, devono essere indipendenti
non devono essere sottomessi o colonizzati. È un'enunciazione per ora solamente formale, solamente sulla carta, perché gli Stati Uniti d'America non avevano un esercito degno di questo nome. Abbiamo visto che prima erano stati facilissimamente invasi dagli inglesi, dai britannici, quindi per il momento gli Stati Uniti non possono andare in aiuto, d'accordo, di quei popoli americani che si stavano ribellando, stavano diventando indipendenti dalle potenze europee. Ovviamente in quel periodo si erano resi indipendenti proprio gli stati del Centro e Sud America, si erano resi indipendenti dalla Spagna. Attenzione, questa dottrina ben presto fu interpretata anche in maniera malevola, cioè l'America agli americani può anche significare che gli americani sono gli statunitensi, che in qualche modo non le potenze europee ma gli statunitensi devono controllare e dominare anche il resto dell'America, l'America più debole, l'America Latina. Poi questo lo vedremo in seguito. Ovviamente l'America agli americani, per americani si intendono gli americani discendenti dai coloni europei. Purtroppo Morrow non considera come americani i nativi americani, si intende, no? Forse era scontato, ma sempre meglio ripeterlo, d'accordo? Poi, attenzione, dal 24 al 28 c'è John Quincy Adams. Attenzione, John Quincy Adams è un altro Adams, non è John Adams che noi abbiamo visto prima del Partito Federalista. John Quincy Adams è appunto un repubblicano democratico. Poi dal 28 al 32 e dal 32 al 36 arriva un altro presidente repubblicano democratico, anche lui sudista, che ha una certa importanza, che si chiama Jackson. Addirittura si parla di età di Jackson nella prima metà dell'Ottocento per gli Stati Uniti. Jackson era un presidente veramente rozzo, noi oggi diremmo populista. Era un presidente tipico del sud, ma era anche proprio un cowboy. Pensate che lo soprannominarono il massacratore di indiani. Questo forse già vi dice qualcosa. Era uno che insomma nella capitale non ci stava quasi mai, che disprezzava il congresso, gli uomini politici di professione, che lui diceva scaldano una sedia. Insomma, il vero americano è quello che cavalca, è quello che spara, è quello che uccide gli indiani, è quello che va a caccia, capite? Questo era il personaggio, diciamo un personaggio un pochino populista. Diceva io me ne frego del Parlamento, di questo eccetera, io sono un vero americano perché ammazzo almeno un indiano al giorno. Diciamo un personaggio un po' populista questo Jackson infatti incentiva il massacro e la violazione dei trattati nei confronti dei cosiddetti pellirossa, dei nativi americani, e proprio in questo periodo abbiamo sempre più massacri e sempre più spostamenti degli americani verso ovest, e abbiamo anche la deportazione di molte tribù indiane a ovest del fiume Mississippi in violazione dei trattati ufficiali regolari che questi indiani nativi avevano firmato. Attenzione, Jackson è importante anche per un altro motivo. Voi sapete che i partiti americani ancora adesso, i due principali adesso sono democratico e repubblicano. Non sono dei partiti come i partiti europei, no? Non conta niente chi è il capo del partito repubblicano democratico, sono due grandi contenitori che hanno all'interno personalità anche diverse. Ancora di più questo vale ovviamente nell'Ottocento. Però Jackson in qualche modo trasforma il partito repubblicano democratico in un partito più moderno. Prima di tutto semplifica il nome. A partire dalla prima presidenza Jackson, 1828-32, poi la seconda 32-36, il partito inizia a chiamarsi semplicemente Partito Democratico e non Partito Repubblicano Democratico. Voi direte, ma come l'attuale Partito Democratico, quello di Obama, il primo presidente nero, è il partito sudista, razzista, quello che difendeva gli schiavi? Sì, è assolutamente così. Vedremo che quando faremo le elezioni degli Stati Uniti nella seconda età dell'Ottocento, il Partito Democratico razzista schiavista era quello che fece la secessione perché appunto voleva mantenere la schiavitù.
Ma voi direte, ma le cose sono cambiate, adesso invece il Partito Democratico, no, Obama favorisce le minoranze, i neri, prende i voti anche dai neri e così via. È vero, ma le cose sono cambiate soltanto negli anni 50-60 del Novecento. Quindi attenzione, perché la storia riserva delle sorprese. Parleremo nuovamente di questo quando parleremo della guerra di secessione, la guerra civile americana, come vi ho detto, in un altro ciclo di lezioni. Jackson sarà anche populista, lui diceva io sono un uomo del popolo, io appartengo un po' al popolo, però è uno dei primi presidenti americani, ma anche uno dei primi politici nel mondo occidentale, che organizza una campagna elettorale mirata con delle pubblicità, dei cartelloni, d'accordo, cioè un apparato mediatico e pubblicitario che all'epoca era assolutamente all'avanguardia. Dal 36 al 40 abbiamo Van Buren, il vicepresidente di Jackson. Vedete che questi, praticamente dal 1800 fino al 1840, sono sempre e solo presidenti sudisti, schiavisti, presidenti del partito repubblicano democratico che si è trasformato in democratico. Peraltro il Partito Federalista degli inizi aveva subito un'eclissi, era diventato un partito inconsistente, quindi i federalisti, attenzione, si travasarono moltissimi nel partito Whig. La prevalenza della civiltà rurale di piantagione del sud, del partito del sud schiavista, era stata possibile anche perché fino al 1825 l'emigrazione in America da parte degli europei era stata relativamente bassa. Dal 1825 e poi in seguito invece l'emigrazione europea in America esplode. Arrivano le etnie di ogni tipo, molti di questi ovviamente si trasferiscono nel centro e nel nord e votano per un partito diverso dal partito sudista. Quindi il partito sudista già a partire dal 1840 sente il fiato sul collo e inizia ad avere dei problemi. Infatti nel 1840 viene eletto un primo presidente Whig che prende la maggior parte dei voti al nord. Attenzione, dal 40 al 60 viene spezzata l'egemonia dei presidenti democratici, nel senso che dal 1840 al 1860 verranno eletti alcuni presidenti democratici, ma vengono eletti anche presidenti del partito Whig, cioè i democratici non vincono più tutte le elezioni e ormai il baricentro degli Stati Uniti si sta spostando verso il centro-nord, sempre più industrializzato, che ha sempre maggiore manodopera che viene dall'Europa, d'accordo? Dall'immigrazione europea. Di fatto il partito Whig poi confluirà nel 1860 in un nuovo partito, il Partito Repubblicano, che è l'attuale Partito Repubblicano, fondato da Lincoln sulle ceneri dei federalisti e dei Whig, da Abraham Lincoln. Lo sapete, Lincoln, presidente nordista, vincerà le elezioni nel 1860, proclamerà l'abolizione della schiavitù e ci sarà la guerra civile, la secessione da parte del sud. Di questo parleremo appunto in un altro ciclo di lezioni. Quindi ormai l'industrializzazione degli Stati Uniti nel centro-nord non poteva più essere fermata. Vi ricordo che comunque l'industrializzazione aveva dato i suoi frutti soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture. Nel 1850 gli Stati Uniti avevano costruito ben 10.000 miglia di ferrovie, un numero di ferrovie decisamente superiore a quello dell'Europa. Certo, avevano, non c'è dubbio, degli spazi immensi. Molti degli stati che si formavano anche a ovest erano stati non schiavisti, quindi il sud aveva paura e infatti nel 1860 esplose questo dato che ormai gli stati non schiavisti erano più degli stati schiavisti, quindi era possibile abolire la schiavitù. Lo vedremo anche questo anche in seguito, d'accordo? E poi nel centro-nord cresceva il movimento abolizionista a favore dell'abolizione degli schiavi. Gli schiavi continuavano ad esistere solo nei paesi del sud. Vi erano associazioni che creavano proprio delle reti per permettere agli schiavi del sud di fuggire al nord. Una volta fuggito uno stato non schiavista, uno schiavo diventava automaticamente un cittadino libero.
Tuttavia, ecco, riprenderemo la storia degli Stati Uniti dal 1860 circa, nel prossimo ciclo di lezioni, anche per alcuni aspetti precedenti al 1860 per quanto riguarda il problema della schiavitù. Diciamo però un paio di altre cose. Gli Stati Uniti si ingrandiscono anche acquisendo moltissimi territori dal Messico. Il Messico fino a metà dell'Ottocento possedeva tantissimi territori che oggi fanno parte dell'ovest e del sud-ovest degli Stati Uniti. In particolare il Texas. Il Texas si rende indipendente dal Messico nel 1836. Poi fa delle trattative con gli Stati Uniti d'America. Nel 1845 il Texas entra all'interno degli Stati Uniti d'America. Il Messico non può accettare questo. Nel 1848 scoppia una guerra tra il Messico e gli Stati Uniti, condotta malissimo dal Messico, che fa una figura penosa. Vincono gli Stati Uniti acquisiscono dal Messico immensi territori nel 1848, tra cui la California, il New Mexico e tanti altri territori lì vicino, che si popoleranno prestissimo, perché proprio subito dopo la fine della guerra con il Messico verrà scoperto l'oro in California, i cercatori d'oro si trasferiranno in California, d'accordo? Quindi ormai già nel 1848-52 gli Stati Uniti d'America erano arrivati dall'altra parte del continente, erano arrivati al Pacifico. Curiosità, noi abbiamo visto che molti presidenti vengono eletti per 2 mandati, non per 8 anni, vengono rieletti una sola volta. Molti pensano, sbagliando, che vi fosse una regola, come oggi c'è, in base alla quale un presidente degli Stati Uniti può essere rieletto solo una volta, cioè può essere eletto solo 2 volte, fare 2 mandati, 4 anni e 4 anni, 8 anni. Attenzione, questa regola non c'era. Questa regola viene istituita soltanto nel 1951. Prima di allora non c'era assolutamente limite ai mandati, alla possibilità di essere eletti. Potevi anche essere presidente degli Stati Uniti per 50 anni. Semplicemente era una convenzione il fatto che ogni presidente, se veniva rieletto, dopo 8 anni di potere, di governo, generalmente lasciava, ma questa convenzione non fu rispettata da tutti. Noi abbiamo un unico presidente degli Stati Uniti, e ne parleremo parlando degli anni 30, della seconda guerra mondiale, un unico presidente della storia degli Stati Uniti che è stato eletto più di 2 volte, cioè che ha governato per più di 8 anni, e fu eletto addirittura 4 volte. Si chiama Franklin Delano Roosevelt, famosissimo presidente del Partito Democratico, il presidente del New Deal della seconda guerra mondiale. Roosevelt fu eletto nel 32, nel 36, nel 40 e nel 44, in piena seconda guerra mondiale, anche se non completò il suo quarto mandato, perché morì un anno dopo essere stato rieletto per la quarta volta nel 1945, poco prima della conclusione della guerra con la Germania, della seconda guerra mondiale. In conclusione possiamo dire qualcosa degli esclusi dal sogno americano. Per quanto riguarda gli schiavi neri, ne ho già parlato in una lezione precedente parlando della tratta degli schiavi e così via. Gli esclusi dal sogno americano sono i pellirosse, che oggi suona come una parola razzista, venivano chiamati indiani, anch'io li ho chiamati così, sono i nomi della tradizione. Venivano chiamati indiani perché l'America, prima di essere chiamata America, veniva chiamata Indie occidentali, in analogia con le Indie orientali, cioè l'Asia. Ricordate, Colombo pensava di essere arrivato in Asia, cioè nelle Indie, invece da un altro continente, fu chiamato Indie occidentali. Per questo gli indiani d'America si chiamano indiani, non ha nulla a che fare con l'India, d'accordo? Con l'India come Stato, eccetera. E poi oggi preferiamo chiamarli nativi, cioè questi sono esclusi dal sogno americano, dalla cittadinanza americana. Avranno la cittadinanza americana soltanto all'inizio del Novecento, sembra assurdo. Questi sono gli americani, molti dicono gli americani veri, sono gli americani nativi, sono quelli che vivevano in America 10.000 anni prima dell'arrivo dei bianchi occidentali, degli inglesi e degli altri europei, d'accordo? I pellirosse si consumano in una serie di guerre contro
gli Stati Uniti d'America, prima contro i coloni, ricordate, poi contro gli Stati Uniti d'America, o contro i pionieri, gli avventurieri che vanno alla conquista del West, che non rispettano le leggi degli Stati Uniti d'America. Le guerre contro gli indiani non sono tutte guerre ufficiali portate avanti dall'esercito regolare degli Stati Uniti d'America, molto spesso sono guerre irregolari, d'accordo, tra gruppi di pionieri e indiani. Vi erano tre gruppi di indiani, gli indiani Pueblos a ovest, nei territori occidentali degli Stati Uniti d'America, erano più evoluti, diciamo così, praticavano un'agricoltura stanziale con la presenza del mais, un'agricoltura più o meno evoluta. Poi c'era un secondo gruppo, diciamo meno evoluto, che praticava un'agricoltura primitiva con il bastone, d'accordo, per fare il buco. Appunto i prodotti agricoli a loro non bastavano e quindi erano anche cacciatori e pescatori, soprattutto d'acqua dolce nei laghi. Poi c'era il gruppo meno evoluto, che è quello dei nomadi, cioè gli indiani completamente nomadi, che sono forse anche quelli più famosi per via dei film, dei western, no? Questi indiani basavano la loro economia totalmente sul bisonte. Attenzione, non dite bufalo, non c'è niente il bufalo. In inglese, in americano si dice buffalo, ma buffalo significa bisonte. Erano totalmente nomadi e seguivano le migrazioni dei bisonti che ogni anno calavano dal nord al sud dei territori che noi oggi chiamiamo Stati Uniti. Il bisonte era la base di tutto, la carne del bisonte veniva mangiata, ovviamente la pelle del bisonte serviva per per fare gli indumenti, le tende, ma il bisonte dava anche il grasso. La carne poi veniva essiccata al sole, si poteva mantenere addirittura commestibile per un anno. E poi ovviamente abbiamo le corna, gli zoccoli, i nervi del bisonte servivano per costruire ogni tipo di utensili, quindi l'economia di questi indiani nomadi era completamente basata sul bisonte. Poi arrivano gli uomini bianchi e uccidono i bisonti. Ricordate il famoso Buffalo Bill che poi finì in un circo? Buffalo Bill, Bill dei bisonti, era chiamato così perché uccideva i bisonti. La moria dei bisonti fu poi anche accelerata dalle grandi ferrovie che solcavano l'America. I bisonti non riuscivano spesso a superare la strada ferrata. Con la fine del bisonte finisce anche l'economia e viene totalmente stravolta la tradizione e gli usi e i costumi di questi cosiddetti nativi americani. Ci sono due strategie da parte dei nativi americani. Ci sono quelli che fuggono verso ovest vedendo l'avanzata dell'uomo bianco, come per esempio i Sioux oppure i Delaware. Di loro iniziativa abbandonano le loro terre e vanno a ovest del Mississippi all'inizio dell'Ottocento. Un'altra strategia da parte degli indiani è quella di cercare un accordo, dei trattati commerciali, un accordo per convivere con l'uomo bianco. Questo lo fanno per esempio tribù come i Cherokee oppure i Creek. Che cosa succedeva? Che questi indiani si fidavano, comunque cercavano un accordo con gli statunitensi, firmavano dei trattati assolutamente regolari. Spesso venivano buggerati, ingannati da questi trattati che loro dovevano firmare in una lingua, l'inglese, che non conoscevano, quindi questi trattati avevano delle clausole che facevano sì che loro perdessero la terra, ma spesso firmavano, attenzione, dei trattati solenni, assolutamente legali, in cui appunto gli statunitensi o un certo stato, gli Stati Uniti, una certa comunità, promettevano solennemente di lasciare determinate terre agli indiani, terre che erano indicate con precisione, di lasciare per sempre determinate terre agli indiani e di tenere altre terre per sé. Questi trattati poi venivano semplicemente stracciati, gli indiani venivano invasi nelle terre che loro avevano ottenuto firmando dei trattati legali e venivano massacrati o dovevano appunto fuggire. Quindi attenzione che lo sterminio, il massacro, la cacciata degli indiani dalle loro terre è spesso avvenuta
in maniera proprio formalmente illegittima, proprio da un punto di vista legale illegittima, cioè violando i trattati. E quindi anche le tribù che si erano fidate, avevano provato a fare accordi con l'uomo bianco come i Cherokee e i Creek, furono deportati nel 1830 al di là del fiume Mississippi. È inutile che vi dica che ben presto gli statunitensi violarono anche la linea del fiume Mississippi, passarono il Mississippi e continuarono a fare stragi di indiani, a sottrarre le loro terre. A volte vi erano proprio degli stermini organizzati di indiani da parte di pionieri, da parte di statunitensi, proprio in violazione delle leggi dello Stato, senza che lo Stato facesse granché per fermarli, per fermare questo sterminio. Anzi, abbiamo visto un presidente come Jackson lo incentivava tranquillamente. Quindi abbiamo la fine della civiltà pellirosse, l'ultima vittoria nel 1876 fu del capo indiano Toro Seduto, lo sapete, a Little Big Horn, riuscì a sconfiggere e a uccidere il generale Custer e tutti i soldati statunitensi. Ma subito dopo ci fu la reazione da parte degli Stati Uniti, una reazione durissima. Gli indiani furono uccisi o deportati. Il tentativo di Toro Seduto era difficile perché le varie tribù indiane non andavano d'accordo tra loro. Toro Seduto si accorse che per cercare di avere un qualche successo dovevano federarsi, mettersi insieme. Agli indiani furono lasciati i territori delle riserve, territori spesso desertici e poverissimi, molto piccoli, e furono costretti a restare nelle riserve. Comunque anche dei nativi americani, degli indiani delle pelli rosse, parlerò appunto anche in questo caso quando parlerò degli Stati Uniti nella seconda metà dell'Ottocento. Per ora abbiamo finito questo ciclo di lezioni sull'indipendenza degli Stati Uniti e sui primi decenni di vita del nuovo Stato degli Stati Uniti. Grazie per l'attenzione e buonasera a tutti.